E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel pre-partita di Venezia-Napoli, partita importantissima e al contempo difficilissima. Però prima di parlare del match e di tutto quello che ci aspetta, vi invito come al solito a lasciare like. Nello scorso video vi ho invitato a farlo e ho detto è quasi come una donazione e avete risposto molto bene, quindi vi ringrazio. Continuate a farlo, che per noi comunque è importantissimo. Chi vuole per l'appunto oltre al like può anche abbonarsi e sosterrà questo canale per chi ci tiene, insomma, per chi ci vuole bene. Chi non è ancora iscritto si iscriva e attivate la campanella così non vi perdete il post partita di Venezia-Napoli. Speriamo sia un bel post partita, ma sarà dura. Andiamo al sodo, andiamo a parlare di questo Venezia-Napoli che ci aspetta. Intanto è l'ultima partita prima della sosta per le nazionali, quindi vabbè, un po' di pausa dopo tutte queste partite difficili che abbiamo avuto, questo trittico di partite, perché tra Lazio, Atalanta e Como sicuramente un po' di pausa può anche far bene per recuperare un po' le energie, perché dopo veramente ci aspetta uno sprint finale pazzesco. Speriamo che dopo questa partita la situazione non sarà molto compromessa, dipenderà anche ovviamente dai risultati delle altre, oltre che al nostro chiaramente. E lo sprint finale cosa vuol dire? 9 partite, 9 finali per cercare di salvare la stagione sostanzialmente. Però appunto non è che ci aspetta l'ultimo rivale della classe e andiamo contro il Napoli, che è una prova super difficile, perché di fatto dobbiamo cercare di fermare la loro corsa a scudetto per non fermare la nostra corsa a salvezza. È molto filosofico, ma di fatto è questo, anzi è anche molto realistico. Veniamo dalla partita contro il Como, che devo dire, dalla partita contro il Como io non mi porto a casa tantissime cose buone. Mi porto a casa il pareggio, che comunque va benissimo, soprattutto per come si era messa. Di fatto abbiamo pareggiato all'ultimo con un rigore. Secondo me di questo trittico di partite molto difficili tra Lazio, Atalanta e Como, quella di Como secondo me è stata la peggiore, paradossalmente. Poteva essere la più semplice, anche se come nello scorso pre-partita avevo detto, il Como era probabilmente una delle squadre più in forma del campionato. Nell'ultima partita poi non ha fatto neanche chissà che partita contro di noi, però di fatto comunque il pareggio in fin dei conti, per quanto avevamo creato e per quanto aveva creato il Como, ci poteva anche stare, per carità. Però insomma a livello di prestazione a me non è una prestazione che non mi è piaciuta. Mi sono piaciute di più le prestazioni paradossalmente contro Lazio e Atalanta, avversari più forti. Rimane il grossissimo problema in attacco, perché di fatto non è tanto che non segnano gli attaccanti, perché se segnassero gli altri, se compensassero queste lacune offensive delle punte, gli altri giocatori segnassero, mi metterei l'anima in pace e direi chi se ne frega che non segna Maric, non segna Fila, non segna Gittker. Il problema qua è che se non segna le punte non segna nessuno, non compensa nessuno, e quando i gol arrivano, come è successo contro il Como, perché il gol è arrivato su rigore, i gol arrivano da palla inattiva. E anche la partita precedente, cioè l'ultimo gol che abbiamo fatto prima del rigore contro il Como, bisogna andare intanto in questo trittico di partite non hai segnato, ottimi risultati perché comunque andavi contro Lazio, Atalanta e il Como si è segnato però su rigore. Per tornare a una partita in cui abbiamo segnato, neanche quella contro il Genoa dove abbiamo perso 2-0, quindi 0 gol, dobbiamo tornare a Udinese-Venezia finita 3-2. Anche lì i nostri 2 gol come arrivano da palla inattiva, perché uno è un super gol di Nicolussi Caviglia e l'altro è un cross in mezzo di Quique Perez mi pare, e Gittker bravo a farci trovare in mezzo. Purtroppo è questo il fatto, e i gol su azione non parliamo neanche, cioè non arrivano da una vita. Ma comunque bisogna anche dirlo, cioè non che noi non le creiamo le occasioni, anche se poche a partita, perché ovviamente con la qualità tecnica che hai riesci a creare quanto riesci a creare poco, però comunque delle occasioni ce le abbiamo sempre, no? Il problema lì è che chi si trova davanti alla porta non la riesce a mettere dentro. Chi ha l'occasione deve metterla dentro, ma a questo punto in questi momenti non lo sta riuscendo a fare. E se non risolviamo questo problema potremmo mettere in campo la miglior prestazione possibile, come è successo ad esempio appunto contro Lazio e Atalanta, no? Però di fatto il massimo che potrai ottenere se non segni è al massimo il pareggio come risultato massimo.
ed è è triste, perché comunque in certe partite magari te le potresti pure portare a casa, te lo meriteresti pure, però se non segna nessuno rimane lì, finisce in pareggio, finisce 0-0, bravi in difesa, bravi a centrocampo, però di fatto offensivamente si crea poco, che sia un problema relativo alle punte o come la squadra attacca di sistema. Appunto sull'attacco, molti dopo la partita contro il Como hanno espresso dei dubbi su chi schierare titolare a questo punto tra le 3 punte che abbiamo a disposizione in rosa. Dopo la prestazione opaca di Maric, per non dire altro, comunque prestazione opaca, molti hanno detto Gyökeres è andato bene, ha segnato il suo rigore, è sembrato anche abbastanza vivo in quei minuti che Di Francesco gli ha concesso, quindi mettiamo lui. Allora, a discolpa di Maric, che viene sempre schierato da Di Francesco, comunque sceglie lui di fatto, sceglie sempre lui dal primo minuto, si può dire che sì, fa tanto lavoro sporco, la sua fisicità è utile per far salire un po' la squadra. Dal punto di vista tecnico, lascia il tempo che trova, nel senso è quel giocatore lì, però di fatto, appunto, come vi dicevo, Di Francesco lo sta scegliendo sempre lui dal primo minuto, quindi appunto penso che caratteristiche come la fisicità e il fatto che fa tanto lavoro sporco gli basti così. Lo usa un po' come un Djuric, però a differenza sua un Djuric la mette anche dentro, di testa, per carità segna solo di testa quell'attaccante lì, però appunto la mette dentro, e per noi sarebbe già oro colato, grasso che cola, mettetela come volete. Quindi sì, ci può anche stare che Gyökeres venga schierato titolare per dargli fiducia, dopo che comunque quando entra segna, anche vi ho ribadito contro l'Udinese che era l'ultimo gol prima di questo contro il Como, l'ha messa dentro lui, comunque era stato bravo a farsi trovare in area. I gol in realtà Gyökeres li ha sempre portati anche l'anno scorso, soprattutto la scorsa stagione, però c'è un però, si giocava a 2 punte ed è un fattore fondamentale, perché è un fattore da considerare, perché giocare una punta di fatto, come succede da noi, perché di fatto giochiamo una punta, nel senso che sì, la seconda punta, il trequartista dovrebbe essere Oristagno, no? Ma quante volte è vicino alla punta per dialogare, che li fa da assistman, dote che secondo me non ha molto, non è quel giocatore lì, o comunque Di Francesco non gli chiede quel lavoro lì, perché gli chiede di lavorare tantissimo, quindi questo va apprezzato e va ribadito, ed è così per tutto il campo, perché Oristagno ha qualità tecnica per uscire da certe situazioni, quindi Di Francesco gli chiede di raccordare i reparti, di essere di qua. Ad esempio nel gol che abbiamo preso contro il Como era lì in fase di costruzione insieme a Candé, che si era abbassato tantissimo per lavorare e a costruire. Poi è nato il gol del Como e lasciamo stare, lì c'è stato un errore di compressione tra Candé e Oristagno, però resta il fatto che fa tanto lavoro in mezzo al campo, quindi non può essere quella seconda punta che aiuta la punta, che aiuta un Maric, che aiuta un Gyökeres, quindi la punta è lasciata da sola. Quindi giocare una punta, giocare 2 punte è tutt'altra cosa, ma l'abbiamo visto, per dire, anche con Poyampalo. Infatti il problema per me è inutile star qui a ribadire che i vari attaccanti che ci troviamo di fronte sono inadeguati, perché molta gente relativo alla prima parte di stagione era arrivata anche a dire che Poyampalo era inadeguato alla Serie A. Secondo me non è così, assolutamente. Il problema è che era abituato in un altro modo, non è che sono tutti scarsi, Poyampalo è scarso, File è scarso, Gyökeres è scarso e Maric è scarso. Per me, come lavora la prima punta di Francesco, non la lavora mettendolo in primo piano, non è il ruolo che mette in primo piano nel suo schema tattico, e l'abbiamo già ribadito tantissime volte. È per me il ruolo in cui ha lavorato peggio quest'anno l'attacco, perché da tutti gli altri punti di vista, in tutti gli altri ruoli, per me si può dire che abbia lavorato bene e ci siano soluzioni sicuramente interessanti. La punta è sempre stato un fantasma, che sia stato appunto Poyampalo, Maric, Fila o Gyökeres, e quindi sì, per me la soluzione potrebbe essere anche a un certo momento arrivare a mettere 2 punte insieme, 2 punte vere, no Oristagno che fa da seconda punta, perché per me non è uno Jonsen, capito? Non sarà mai uno Jonsen che fa tanto da assistman e segna anche. Oristagno segna poco,
forse anche non solo per colpa sua, perché tante volte ha poche occasioni per fare gol e tante volte è proprio fuori dall'area, comunque a fare altro lavoro e arriva stanco in zona tre quarti. Quindi sì, mettere 2 punti può anche starci, 2 punti veri insieme, ma temo molto che Di Francesco non abbia in mente questa soluzione, non l'ha praticamente mai provata, che mi ricordi, neanche negli ultimi minuti, neanche per cercare di salvare la partita, perché appunto rischiamo, no? Quegli ultimi minuti lì dove sei sotto, metti 2 punte, tanto giochiamo, non so, 4-2-4 così, metti le 2 punte, gli esterni, quello che vuoi. Cioè, è andato sì in assetto offensivo in quei momenti, ma non ha mai messo le 2 punte, che mi ricordi. Quindi non lo so, mi sa che quest'anno non lo vedremo. A me piacerebbe tanto rivedere le 2 punte, perché era una roba che vedevamo tantissimo l'anno scorso con Vanoli, ma forse anche semplicemente per una questione di equilibrio, non so, non vuole rischiare. Può essere che sia quello il motivo, perché ha paura di sbilanciarsi troppo. Però cioè, in certe situazioni secondo me, visto che il problema è che non segniamo, se non segniamo è qualcosa di nuovo, per me devi provare, perché sennò continueremo così a sperare, ma se non segniamo, come era l'ultimo titolo del video risposta a commenti, sperare sì, ma se non segniamo in cosa speriamo? E quindi secondo me sarebbe anche utile provare qualcosa di nuovo, magari, questo l'ho pensato, dopo la pausa, dopo la sosta per le nazionali, così hai tutte circa 2 settimane, un po' meno, per lavorare su questa soluzione, no? Scegli tu le 2 punte da schierare, chi vedi meglio tra le 3 che abbiamo, e lavoraci, perché secondo me è un rischio che ti prendi, ma se ci lavori un attimo così, secondo me il problema in attacco un po' lo risolvi e vedrete che le punte tornerebbero a segnare, ma così facendo probabilmente, e questo è un grosso rammarico che ho, secondo me, anche poi un palo avrebbe reso di più con 2 punte, ma vabbè, non è il modulo di Di Francesco, non ha mai giocato con 2 punte che ricordi, quindi è più responsabilità in realtà di chi ha scelto Di Francesco, sapendo che l'anno scorso giocavamo 2 punte e poi adesso insomma vabbè, lasciamo stare. Andiamo a dire 2 cose sul Napoli. Allora, Napoli ovviamente squadra difficilissima da affrontare, inutile quasi ribadirlo, ma perché? Perché fa benissimo le 2 fasi, offensiva e difensiva. Cioè, mentre attaccano, per come l'ha impostata Conte, mentre attaccano sono già pronti a difendere, hanno già in testa quel pensiero lì, con marcature preventive, con l'intento di recuperare subito la palla una volta persa, e poi di fatto attaccano di squadra, ma difendono anche di squadra, cioè attaccano e portano tanti uomini ad attaccare, ma poi quando è il momento di difendere portano tanti uomini a difendere, cioè difendono tutti e sono tutti pronti a rientrare a fare tanto lavoro di sacrificio, e così per forza che prendi pochi gol, ed è un po' questa la chiave del successo del Napoli di Conte, il fatto che un allenatore così trasmette una garra particolare alla squadra, delle vibrazioni molto 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 belle, e ce lo ricordiamo perché comunque anche noi un po' possiamo capirlo, perché l'anno scorso abbiamo avuto 2 anni che avevamo Vanoli e veniva dallo staff di Antonio Conte. Sappiamo cosa trasmette un allenatore così, e un allenatore così trasmette quella garra di lottare su ogni pallone, di sacrificarti per la squadra, per il risultato. È così, e i risultati infatti parlano da soli. Da squadra che l'anno scorso era arrivata al 10° posto, adesso è lì a lottarsela contro l'Inter, è in piena corsa per lo scudetto di fatto. Come li affronteremo? Allora, è un capitolo interessante questo, io vado un po' a ribadire quello che ho detto negli ultimi prepartita, perché comunque il tipo di avversario che abbiamo avuto sono stati tutti avversari difficili, delle big, a parte il Como, ma lo diventerà presto una big probabilmente, viste le risorse economiche, e sono tutte squadre molto importanti, quindi per me il piano tattico non deve essere tanto diverso dalle altre partite. Blocco basso, squadra in assetto difensivo che attacca quando attacca con ordine, senza sbilanciarsi, e che quando è in assetto difensivo e recupera palla prova a ripartire con efficacia. Poi sono sicuro che Di Francesco comunque organizzerà una sorta di pressing nella loro metacampo, perché l'ho sempre visto fare, insomma, anche quando pensavo che andassimo un po' più sereni senza pressare troppo l'avversario. Comunque
comunque Di Francesco tante volte è andato quasi sempre, a cercare di fare un po' di pressing per spezzare la costruzione avversaria, quindi sicuramente vedremo questo aspetto. Però attenzione, perché questo Napoli qua ha qualità tecnica per uscirne bene, sicuramente anche dal basso, e poi sono anche organizzati per uscirne bene, chiaramente, quindi se bisogna farlo, e lo faremo, però proprio se bisogna farlo, facciamolo magari in determinate situazioni, in situazioni che possono diventare favorevoli, insomma lo capisci un po' in campo, no? Quindi secondo me, per il 70% della gara comunque saremo comunque costretti a difendere, faranno un grande possesso palla, e quando recupereremo palla dovremo essere molto bravi a colpirli in contropiede. Sarà fondamentale quell'aspetto lì, quei momenti lì. Loro hanno bisogno pazzesco di punti per continuare a credere nello scudetto, per rincorrere l'Inter capolista, quindi saranno super affamati, ed è probabile che un minimo, se noi ci difendiamo bene, comunque un minimo si sbilanceranno anche loro, presumibilmente, no? Per trovare qualche spazio. Quindi proprio in quella situazione lì dovremmo essere bravi a colpire, a fargli male. Di fatto comunque sono fiducioso, anche perché il risultato dell'andata al Maradona è finito 1-0, però di fatto l'hanno sbloccata al 79esimo loro, con un erroraccio di Candela, che la palla arriva in mezzo, lui buca l'intervento, diciamo, e la palla arriva a Spadori e la butta dentro, e lì finisce la partita, per carità. Però comunque anche lì è stato l'errore del singolo a condannarti, perché di squadra avevi difeso bene, anzi avevi fatto una partita di mega sacrificio, tutti bravi a difendere, e è bastato l'errore di un singolo, che di errori ne ha fatti tantissimi, e tu hai buttato via il match. Però comunque speriamo che semplicemente questa volta possa andare meglio dall'altra volta di come è andata al Maradona. E chiudo dicendo che sia noi che loro alla fine abbiamo bisogno estremo di punti, noi per salvarci, loro per vincere lo scudetto, e chi avrà più fame di prendersi questi punti secondo me porterà a casa la partita, che per noi, rimanendo realisti, vorrebbe dire anche arrivare a un pareggio. E niente, questa è la mia chiusura. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, scrivetemi la vostra, se siete d'accordo con quello che ho detto o meno, aggiungete qualcosa se c'è un aspetto di cui volete parlare, non ne ho parlato, non mi sono ricordato. Iscrivetevi chi non è ancora iscritto, si abboni chi vuole abbonarsi, per noi ci aiuterebbe tantissimo. Mettete like, importantissimo, like come chiesto l'altra volta, e attivate la campanella così non vi perdete il post partita. Speriamo sia un bel post partita, un post partita felice, però ammetto che è veramente difficile. È sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.